Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione, ascendente Scorpione. Andiamo a vedere a che punto sei del tuo percorso spirituale, a che punto è la tua anima nel farti riaccordare sulle sue corde, quindi rispetto alla missione dell'anima, karma e dharma, quindi il tuo destino. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Vi suggerisco di salvarvi questo video, perché fino a quando la prossima volta non mi verrà l'ispirazione di farne uno simile è il vostro monito in questo momento, ok? Quindi ragazze mie e ragazzi, andiamo a vedere, facciamo con le carte dei Sefirion. Sapete che le carte dei Sefirion hanno l'evoluzione dei tre regni. Abbiamo il regno gregorico, che regna un po' delle paure, dei condizionamenti, di quando la nostra mente razionale ci vittimizza, no? Quando siamo nell'archetipo della vittima. Il regno delle ombre, il regno intermedio, il regno della chiara luce, il regno dell'adempimento del karma, quindi della missione, da vittima a mago. Se dovesse uscire il regno gregorico, siete magari in un'evoluzione spirituale già cospicua e importante, sono alcuni elementi da mettere in luce affinché potete continuare il vostro lavoro di maestri spirituali, ok? Allora, andiamo a vedere a che punto sei della tua evoluzione spirituale, Scorpione. Eccola qua. Wow, il regno della chiara luce. Non siamo più vittime del sistema, non siamo più vittime del nostro sistema di credenze interno, non siamo più vittime della mente razionale. Ci siamo aperti alla fede, abbiamo adempiuto a un certo grado del karma, abbiamo iniziato a fermare i venti del karma, quindi non subiamo più gli eventi, ma li accogliamo in qualità di enti, entità, divinità, dei, spiriti, forze. Quindi abbiamo integrato una parte sostanziale del nostro karma e ci dirigiamo verso la missione della nostra anima in modo consapevole. Quindi siamo maghi, creatori consapevoli. Vediamo a che punto siamo del regno della chiara luce. Vediamo un po'. Vediamo. Allora, ha integrato il femminile, ragazza mia e ragazzo mio. Ha integrato il femminile. Comprensione, forma, vita, madre. Wow, hai iniziato ad accogliere tutti gli eventi come se fossero proprio il tuo sé superiore, il tuo spirito guida che ti parla e che voleva che tu integrassi l'amore di te e l'amore per il creato. Il creato lo crei tu. Adesso sai accogliere, sii disponibile e sempre aperta al possibile. Vastità, sincronicità. Guarda, questa è una carta bellissima di grande commozione. Sia che tu sia all'inizio in un percorso spirituale, sia che tu sia in un percorso già molto avanzato, questa è la carta della madre, del tuo femminile interno. E quindi colei o colui che sa accogliere gli eventi che sono enti, entità, forze, dei, spiriti, e sono voluti dal tuo sé superiore affinché tu possa sempre più avvicinarti all'amore, perché non ci sono due strade o tre strade, c'è solo una, che è l'amore, ed è questa. L'amore incondizionato cosa vuol dire? Accogliere senza condizioni quello che la vita ti mette davanti in qualità di eventi, di persone, di circostanze. Perché quando tu lo accogli significa che integri il karma. Tutti gli eventi, le persone e tutte le circostanze che accadono nella tua vita sono volute dal tuo spirito guida, dal tuo sé superiore, dalla tua anima. Quindi affinché noi possiamo dire finalmente sì, lo voglio, e integrare la forza corrispondente che si cela dietro a quell'evento. Tu hai fatto tutto questo lavoro. E adesso tu saprai accogliere qualsiasi tipo di dinamica e situazione, ma soprattutto inizi adesso a creare gli eventi in modo consapevole. Non sei più vittima delle tue paure. Ed è una carta bellissima, mi parla della madre che è in te, anche se sei uomo,
e della madre che in te, dell'accoglienza, della ricettività, del saper accogliere, il fatto che tutto ciò che viviamo nella quotidianità sono comprensive delle persone, sono maschere del divino, perché la persona viene, come vi dico sempre, dall'etrusco persu, che significa maschera, e gli etruschi utilizzavano le maschere per mettere in scena il gioco della vita a teatro. E quindi nel grande teatro della vita tu hai compreso che ogni cosa che ti è successa, capitata, è stata mandata da Dio, il tuo Dio che ti incarna, la tua anima, l'anima del mondo, affinché tu potessi essere all'altezza del divino che sei. Magnifico, magnifico, veramente magnifico. Vediamo cosa ci dicono le carte sempre dei Sefirion, però degli Angelion, su come implementare il lavoro spirituale. Quindi sei già a un punto elevatissimo di coscienza, elevatissimo. Ciò non significa che siamo esenti, no? Non siamo al nirvana. La parola nirvana significa estinzione, estinzione della realtà fenomenica, cioè l'ascesa, scusami, l'adempimento della dualità, cioè siamo al di sopra della dualità e quindi smettiamo di essere incarnati. Il nirvana è questo, è la morte mistica vera e propria, che è anche significa che non abbiamo più un corpo. Questo si può fare essendo incarnati, ma stiamo parlando del Cristo, del Buddha, quello a cui stiamo andando come specie umana. Però abbiamo raggiunto un ottimo livello di ascesa rispetto alla dualità. Non giudichi più, non c'è più giudizio, non dici più questo è giusto, questo è sbagliato, non c'è più dire un destino brutto, un destino bello, un destino più brutto, un destino più bello. Esiste il tuo destino che va compiuto. E ognuno ha il suo destino che deve essere compiuto, non esiste uno più bello, uno più brutto, esiste un proprio destino che deve essere compiuto. Tu stai proprio nel flusso, ok? Stai scorrendo, non fai resistenza al tuo destino. Vediamo adesso cosa ci dicono. Voglio vedere a questo punto doni, capacità, talenti, o quello che ci vogliono dire gli Angelion per le mie ragazze e i miei ragazzi dello Scorpione. Ne metterò 3. Guarda un po'. Principio femminile, il femminile. Ricettività, sensibilità, accoglienza, flessibilità. Ragazze e ragazzi, state proprio nel flusso, integrando perfettamente il femminile. Si stanno attivando gli antichi ricordi di chi sei, della divinità che sei, che incarna questo piano di esistenza. Attivazione degli antichi ricordi, Akasha, matrici. Tu accedi direttamente alle tue intuizioni in qualità di femminile e le agisci. Cos'altro? Inconscio, hai stretto contatto col tuo inconscio, inconscio collettivo, inconscio tuo personale che ha contatto con l'inconscio collettivo. Non esiste un inconscio tuo personale. Noi diciamo così per capirci, ma il tuo inconscio, che è il subconscio, il regno degli inferi, il regno di Ade, la tua parte femminile, sei in perfetto contatto con la tua parte femminile, non hai più avuto paura di scendere negli inferi, cioè nella parte più oscura della tua anima che non è assenza di luce. E sono quelle zone dove sono nascosti i tesori. E allora qua mi sta dicendo che tu stai fluendo alle tue emozioni, le stai integrando sotto forma di dei, di spiriti, sei in contatto con la bambina interiore e diciamo che si sta, in questo momento esatto che stai guardando il video, si stanno anche sbloccando il primo e il secondo chakra dove sono legati i ricordi legati alla tua bambina interiore, al tuo bambino interiore. Quindi creatività, genialità, tutto ciò che sono i ricordi del bambino interiore sono legati al primo e al secondo chakra. Quindi ciò che ti piace, vai incontro veramente a ciò che ti piace, sarai pregna o pregna da questo momento in poi, già lo stai avendo di creatività. La creatività è la connessione con la cascia, intuizioni che ti arrivano, sono le intuizioni che il tuo bambino vuole che tu segui. E quindi rispetto alla tua missione dell'anima in questo momento sei in un momento eccezionale per quanto riguarda l'aspetto creativo, l'abbondanza, la madre terra.
sei in contatto con Madre Terra, puoi realizzare qualsiasi cosa, mi dicono in questo momento, seguendo le intuizioni che ti arrivano dalla cascia, cioè dall'inconscio anche collettivo, dove il tuo bambino ti sta dando intuizioni su come procedere. Va bene? Ok. Vediamo qual è l'archetipo corrispondente a questo momento che stai ehm, integrando, vivendo. Qual è l'archetipo proprio che tu e la tua anima in qualità di missione a questo punto dell'evoluzione in cui sei ti chiede di vedere per adempierlo, per manifestarlo, perché l'hai già sviluppato e sei già nella fase del fluire. Qual è l'archetipo? L'alchimista, wow, sei un mago, che ti devo dire? Sei un mago, una maga, adesso stai creando la tua realtà, te l'ho già detto con questa. Hai un grandissimo potere di creazione consapevole, non sei più vittima degli eventi. L'alchimista chi è? Trasformazione dei motivi degli obiettivi primari in saggezza aurea. Cosa vuol dire questa cosa? Hai una grandissima saggezza interiore e i tuoi obiettivi sono al servizio anche di Madre Terra, al servizio del bene di Madre Terra, al servizio della bellezza e del bello. Questi sono i tuoi obiettivi. L'alchimista chi è? L'alchimista è colui che ha ricongiunto le sue parti interiori, il suo bambino interiore, e adesso fa ciò verso cui viene ispirato. Ciò verso cui viene ispirato sono direttive del creatore. Il mago, il tuo creatore, la tua anima, è in stretto contatto con l'inconscio collettivo. E cosa significa questo? Che tu esprimerai intuizioni di cui ha necessità il collettivo che tu manifesti. Cioè delle tue intuizioni, delle tue creazioni, qualsiasi cosa tu fai, è Madre Terra che ti spinge a farlo perché il sistema ha bisogno di te, delle tue intuizioni. L'alchimista è colui che crea unificando e non separando, e quindi tu stai creando unificando, sai che tutto ciò che ti arriva a che fare con gli obiettivi della tua anima, tu lo fai fluire, integri la forza del Dio, con la tua immaginazione ti rendi palese ciò che vuoi realizzare, senza sforzo, minimo sforzo, massimo risultato. Questo mi stanno dicendo che poi è anche l'assunto principale della magia, minimo sforzo, massimo risultato, per chi è nella magia consapevole. Tu immagini, attendi, gli eventi sono le forze, gli dei che ti arrivano per testare le armi spirituali, ti rendi all'altezza del Dio integrandolo, affidandoti a Lui e si manifesta l'evento come da te desiderato o come da te immaginato, ok? Perché lo lasci fare, hai fede in quello che deve essere secondo il tuo obiettivo, non ti metti tu a vedere come va manifestata la cosa, tu immagini soltanto, ok? Voglio vedere cosa ti dice la Dea a proposito, visto che abbiamo tanto femminile integrato, qui tantissimo femminile che accoglie la propria bambina o il bambino interiore. Qual è l'archetipo principale del femminile che abbiamo integrato e che dobbiamo continuare a seguire? Il nuovo inizio. Il nuovo inizio. Quindi un nuovo inizio di approccio alla realtà. L'approccio alla realtà col femminile significa affidarsi, avere fede nel flusso, avere fede nella divinità che arriva sotto forma di enti, entità, spiriti, di eventi, enti, e quindi affidarsi al nuovo inizio. Sei come proprio una bambina o un bambino con tantissima capacità, vedi qua c'è una dea che ha la luna sul terzo occhio, e quindi è come se tu vedi, immagini e attendi col nuovo inizio, qua c'è la luna nuova, luna crescente da luna nuova, attendi quando il tempo è maturo. Quindi bellissima energia, stupenda ragazze mie, sono felicissima di darvi queste notizie. Adesso io mi faccio una croce celtica per avere una mappa di come siamo arrivati a questo e cosa accadrà rispetto a questa tua predisposizione, cosa può accadere e di andarci incontro nel migliore dei modi. Allora, vediamo. Per le mie ragazze, i miei ragazzi, il segno dello Scorpione, ascendente Scorpione. Croce celtica sul percorso spirituale. Allora, momento presente, la sfida, subconscio, parte cosciente, passato,
e imminente futuro. Allora, vediamo un po'. Situazione presente. Qua abbiamo un 6 di spade, stiamo uscendo fuori da gabbie mentali, costrutti mentali, la situazione inizia a essere più tranquilla, stiamo arrivando su una nuova terra. Qua c'è una lei sulla barca, sta arrivando sulla nuova terra, una terra felice, una terra serena. Abbiamo attraversato tantissimi momenti di forte dolore emozionale dovuto alle credenze limitanti, perché veniamo da un 5 di spade, cioè vuol dire da un autosabotaggio, dalla mente che ci arrovellava. Adesso ti sei arresa, ti sei arreso e dici, ah, lo voglio, ok. Qual è la sfida per te adesso? Il matto, il nuovo cammino. Potresti avere un po' di timore a lasciarti completamente andare a un nuovo cammino. Non sai dove andare, sei da poco uscita da una situazione difficile a vari livelli della tua vita. La sfida è il matto. Qual è la sfida? Istinto, istinto, istinto. Hai un po' paura potresti avere un po' di timore a percorrere un nuovo cammino, a vivere nel qui ed ora adesso, no? Senza avere aspettative, un po' di timore su questo, ma è la sfida, cioè quella a cui tu devi andare incontro, fluendo, fluendo, affidati, io mi affido, mi affido, mi affido. Vediamo il subconscio cosa c'è. 4 i denari, c'è nel tuo subconscio la necessità di avere un radicamento profondo. Il 4 di denari mi parla di una stabilità interna, no? E diciamo che ci può essere un po' di timore proprio a lasciarsi completamente andare, e ti dice il tuo bambino interiore come farlo. C'è un po' di timore a lasciarsi andare completamente, anche se comunque ci sei già arrivata, ci sei già arrivato. Il 4 di denari diciamo che è una stabilità emozionale nel tuo subconscio che chiede di essere adempiuta con un paradosso. Qual è questo paradosso? Con il matto. Dice, come faccio a essere stabile se mi lascio andare? Cioè, nel senso, te lo spiego subito. Il tuo subconscio col 4 di denari mi parla di un buon radicamento emozionale che hai già avuto. Adesso devi fare pratica con affidarti a un nuovo cammino. Questo nuovo cammino non ha aspettative. Quindi questa è la sfida per te adesso. Ok. Passato. Abbiamo un 6 di bastoni, qua ce l'hai fatta a vincere con il demone interiore che è la mente razionale. Mi parla di un successo conseguito a livello tuo, personale, sotto vari aspetti della tua vita, relazionali, sentimentali, emozionali. Il 6 di bastoni è la carta del successo, 6-6 mi parla di equilibrio. E quindi adesso è come se hai avuto un grande impeto di successo emozionale nel recente passato, ti sei lasciata alle spalle un 5, sia qua il 5 di spade sia qua il 5 di bastoni, che sono la via di transizione, dove l'esistenza ci scuote, no? Siamo usciti fuori da questa situazione di scossone, adesso abbiamo radicato in noi un certo corpus emozionale importante. Potresti avere un po' di paura a non avere aspettative, questo è il senso, ma è quello che ti viene chiesto. Vediamo dove focalizzi l'attenzione cosciente. Sul 3 di coppe, qua io ti vedo celebrare, gioire, condividere con amici, con persone, aprirti alla possibilità di conoscere persone che condividono la tua frequenza, godere quotidianamente di questo. Conoscerai anche nuove persone che iniziano a vibrare sulla tua stessa frequenza, questo ti voglio dire. E mi parla nel 3 di coppe di diversione, divertimento, godere quotidianamente, qui ed ora, con amici, con persone che ti piacciono, con persone, ok? Cosa succede qua? Il prossimo futuro. Qua abbiamo la temperanza è qua è proprio un alchimista, no? Qua abbiamo l'alchimista, guarda un po'. Abbiamo le ampolle e qua abbiamo le ampolle. Ti dico che la temperanza mi parla che nel prossimo futuro ci sarà un ottimo equilibrio psiche-mente, psiche, intesa come nel greco si dice si chiama anima, è l'anima, tra mente, corpo e spirito. Ci sarà un ottimo equilibrio su questo, ma soprattutto perché ci sarà questo ottimo equilibrio? Perché tu farai la prova. Qual è la prova karmica dharmica per te in questo momento? Non avere aspettative e lanciarti verso il vuoto che è il tutto, come dicono i buddisti. La verità è solo vacuità, è un'illusione, immaginazione, dal vuoto al tutto. Il matto ci prefigura la necessità di lanciarci nel vuoto, cioè senza avere aspettative, vivere qui ed ora. E questo porterà a un assestamento delle energie, a un rifiorire delle tue energie con la temperanza, a una guarigione su più livelli.
Ok, vediamo ancora il 9 di denari, ragazze mie, questo ti porterà a un equilibrio psicofisico pazzesco, a un sentirti che sei nel posto giusto al momento giusto e anche dei successi economici, va bene, nel prossimo futuro, grazie all'equilibrio da te raggiunto. Tale equilibrio da te raggiunto proietterà all'esterno in qualità di situazioni, eventi o persone che ti daranno la prova della tua realizzazione psicofisica, economica, finanziaria. Va bene? Quindi questa tua stabilità, lanciandoti verso l'avventura senza aspettative, ti darà la stabilità anche economica e finanziaria, che è la tua priorità. Adesso mi dicono il 4 di denari qua, cioè la tua stabilità a livello emozionale si riverserà fuori anche con una stabilità psicofisica, anche economica. Ok? Adesso andiamo a vedere l'ultima carta dello sciamano, cosa ci racconta per le mie ragazze e i miei ragazzi dello Scorpione. Wow, ragazze mie, il Gran Turco mi parla dell'abbondanza spirituale che si riversa nella materia sotto forma di sia successi economici, lavoro, soldi, denaro, quindi lavorative, e questa carta ti dice una cosa: non dimenticare di condividere la tua abbondanza con le persone intorno a te. Abbondanza in termini anche spirituali, no? Non ti dimenticare, siccome ne avrai tanta qua, abbondanza spirituale, sarai molto felice con questa carta, lo dicevo anche qua. Non dimenticare di condividerti, perché il mondo ha bisogno di te. Meraviglioso. Tra le più belle stesse, ragazzi miei, io vi faccio veramente un grandissimo in bocca al lupo e mi raccomando, continuate a studiare, ragazze mie, condividetevi, no, condividetevi, vabbè, se volete condividere questo video con altre vostre persone o amiche, amici che hanno lo stesso segno dello Scorpione. Ma io volevo dirvi anche di salvarvi questo video e riguardarlo spesso, perché è un nuovo inizio, significa che questo lo sperimenterai tanto, questo nuovo inizio, nei prossimi tempi di natura al tempo lineare che abbiamo sulla Terra, ok? Quindi ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua.